Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod. Io sono Alessia. E io sono Giovanni. Come state oggi? Questo è il vostro spazio per rilassarvi e immergervi nell'italiano autentico, quello che parliamo davvero ogni giorno. Niente regole complicate, niente stress. Esatto. Qui ascolti, ti abitui ai suoni, al ritmo della lingua e poi, piano piano, tutto diventa più naturale. Oggi parliamo di una cosa che facciamo praticamente ogni giorno, spesso senza nemmeno rendercene conto. Chiedere un favore. Sì, proprio così. Chiedere a qualcuno di fare qualcosa per noi. Può essere una cosa piccola, tipo «mi passi il sale?» oppure qualcosa di più impegnativo. La differenza fondamentale è che un favore non è un ordine. Non stai dicendo a qualcuno cosa deve fare, stai chiedendo gentilmente se può aiutarti. E questo richiede un certo modo di parlare, delle parole specifiche che mostrano rispetto per l'altra persona. Perché alla fine, quando chiedi un favore, stai chiedendo a qualcuno di dedicarti il suo tempo, la sua energia o magari qualcosa che possiede. Quindi meglio farlo bene, no? Decisamente, e vedrai che in italiano abbiamo tanti modi diversi per farlo, alcuni più formali, altri più casual. Dipende molto anche dalla situazione e da chi hai davanti. Non chiedi un favore al tuo capo nello stesso modo in cui lo chiedi al tuo migliore amico. Vero? Ma tranquilli, oggi vi facciamo vedere tutto con esempi concreti, dialoghi reali. Cominciamo subito con una situazione che può capitare a chiunque. Sara ha un problema. Il telefono è scarico. E deve assolutamente chiamare sua mamma. Cosa fa? Chiede al suo amico Tom se può usare il suo telefono. Sentiamo come lo fa. Sara dice: Tom, sarebbe possibile usare il tuo telefono per una telefonata veloce? Il mio si è scaricato e devo chiamare mia mamma. Perfetto. Hai notato come ha formulato la domanda? Sarebbe possibile? Questa è una delle forme più educate e gentili per chiedere qualcosa. Non dice «dammi il telefono» o «posso usare il telefono?» in modo diretto. Usa il condizionale. Il condizionale rende tutto più morbido, più delicato. È come se stessi lasciando all'altra persona la libertà di scegliere. Esattamente. E poi aggiunge un dettaglio importante. Per una telefonata veloce. Questo fa capire a Tom che non gli sta chiedendo il telefono per un'ora, sarà una cosa rapida. Dare questi dettagli aiuta l'altra persona a capire esattamente cosa le stai chiedendo e quanto impegno richiede. E Tom come risponde? Tom dice «Sì, certo, nessun problema». Semplice, diretto, amichevole. Nessun problema è una frase che usiamo moltissimo in italiano quando vogliamo dire che aiutare non ci costa fatica. Significa letteralmente che non c'è alcun problema nel fare quello che ti viene chiesto. È un modo per rassicurare l'altra persona, per farle capire che sei felice di aiutarla. Ora, sarebbe possibile è solo uno dei tanti modi per chiedere un favore, ce ne sono altri e ognuno ha una sua sfumatura. Vediamone alcuni insieme. Allora, la prima che abbiamo già visto è sarebbe possibile, ma come la usi in altri contesti? Puoi dire sarebbe possibile per me prendere un caffè con te domani? Oppure sarebbe possibile vedersi più tardi? Funziona praticamente con qualsiasi cosa, è versatile. E mantiene sempre quel tono rispettoso, quasi formale ma non troppo rigido. La seconda opzione è potresti. Questa è un po' più diretta, ma sempre gentile. Potresti prestarmi una penna? Potresti aiutarmi a sollevare questa scatola? E qui c'è un trucco interessante. Se vuoi renderla ancora più delicata, aggiungi per caso nel mezzo. Potresti per caso prestarmi una penna? Senti come cambia il tono? Diventa più leggero, come se stessi chiedendo qualcosa di cui non sei sicuro che l'altra persona possa fare. È un modo per non mettere pressione. Stai dicendo se ce l'hai, se puoi, altrimenti niente. Esatto. E poi c'è una delle mie preferite. Mi chiedevo se. Ah, questa è bellissima perché sembra quasi che tu stia pensando ad alta voce. Mi chiedevo se potessi prendere in prestito il tuo libro. Mi chiedevo se avessi un minuto per parlare. È informale ma educata allo stesso tempo. La usi molto con amici o colleghi con cui hai confidenza. E trasmette una certa naturalezza. Non sembra che tu stia facendo una richiesta formale, ma piuttosto che ti sia venuta in mente un'idea. L'ultima che vediamo per ora è «Ti dispiacerebbe?» Anche questa è molto comune.
Ti dispiacerebbe aiutarmi con questo? Ti dispiacerebbe aprire la porta? Letteralmente stai chiedendo se quella cosa causerebbe dispiacere all'altra persona. È un modo gentile per verificare se quello che chiedi è un problema oppure no. E ovviamente quando qualcuno ti fa un favore devi sapere come accettarlo nella maniera giusta. Sì, perché anche qui ci sono modi diversi per rispondere. Il più semplice lo abbiamo già sentito. Sì, certo, nessun problema. Funziona sempre, è neutro, amichevole, va bene in quasi tutte le situazioni. Poi c'è ma certo o semplicemente certamente. Queste sono molto comuni, ma certo ha un tono leggermente più caloroso. È come se dicessi ovviamente ti aiuto, non c'è bisogno nemmeno di chiedere. Se vuoi essere ancora più cordiale, puoi dire felice di aiutare, oppure con piacere. Con piacere è perfetta, mostra che non solo accetti, ma sei proprio contento di farlo. Felice di aiutare è un po' meno formale, più spontanea, la senti spesso tra amici. E poi ci sono quelle risposte che aprono la porta a futuri favori. Quando vuoi, oppure ci mancherebbe. Quando vuoi significa che può chiederti di nuovo in futuro, che sei disponibile. Ci mancherebbe, è fantastica, è molto italiana. Significa più o meno ma figurati, è ovvio che ti aiuto, ha un tono affettuoso. La usi soprattutto con persone con cui hai un rapporto stretto. Ora, dopo che qualcuno ti ha fatto un favore, devi ringraziare, e anche qui non è solo questione di dire grazie. No, ci sono modi per far capire davvero quanto apprezzi quello che hanno fatto per te. Nel dialogo di prima, Sara dice a Tom: mi hai salvato la vita. Questa è un'espressione che usiamo quando qualcuno ci ha aiutato in una situazione davvero difficile o importante. Ovviamente è un'esagerazione, non è che Tom le ha letteralmente salvato la vita. Ma esprime bene quanto fosse importante per lei quella telefonata. E poi aggiunge: lo apprezzo davvero tanto. Apprezzare è una parola bellissima, significa che riconosci il valore di quello che hanno fatto. È un gradino sopra il semplice grazie, è più profondo. Mostra che hai capito che l'altra persona ha fatto uno sforzo per te. Altri modi semplici? Grazie mille o grazie infinite. Questi sono classici. Aggiungere 1000 o infinite intensifica il ringraziamento. Oppure sei stato molto gentile o sei stata molto gentile. Qui stai riconoscendo la gentilezza della persona, non solo il favore in sé. È personale, stai dicendo qualcosa su di loro, non solo su quello che hanno fatto. Ora passiamo a una situazione diversa. Cosa succede quando qualcuno ti chiede un favore ma tu non puoi farlo? Questa è delicata. Devi saper dire no senza sembrare scortese. Vediamo un altro dialogo. Questa volta Sara chiede a Tom di aiutarla a spostare una libreria pesante. Sara dice: Tom, mi chiedevo se potessi aiutarmi a spostare questa libreria. È pesantissima e da sola non ce la faccio. Avrei proprio bisogno di una mano. Perfetto. Vedi come usa mi chiedevo se? L'abbiamo vista prima. E poi aggiunge un dettaglio importante. Spiega perché ha bisogno di aiuto. È pesantissima e da sola non ce la faccio. Questo aiuta Tom a capire la situazione. Non è capriccio, è una necessità reale. E poi c'è quella frase: avrei bisogno di una mano. Questa è comunissima in italiano. Ho bisogno di una mano o avrei bisogno di una mano si usano continuamente. È un modo informale e molto naturale per dire ho bisogno di aiuto. La senti ovunque, al lavoro, a casa, tra amici. Ma Tom purtroppo non può aiutarla. Come risponde? Dice: mi dispiace tantissimo, Sara, ma non posso. Mi piacerebbe tanto aiutarti, ma ho un appuntamento dal dentista tra mezz'ora. Ecco, questa è la struttura perfetta per rifiutare un favore educatamente. Prima cosa, scusarsi. Mi dispiace tantissimo. Fai capire subito che ti dispiace davvero dover dire di no. Poi esprimi il desiderio di aiutare. Mi piacerebbe tanto aiutarti. Ma Questo è fondamentale. Stai dicendo che vorresti, che non è questione di mancanza di volontà. E infine dai una ragione. Ho un appuntamento dal dentista. La ragione non deve essere per forza elaborata, basta qualcosa di semplice e onesto. L'importante è che la persona capisca che hai un motivo valido, non che stai semplicemente evitando di aiutare. Ci sono altre frasi che puoi usare per rifiutare gentilmente? Sì, diverse.
Per esempio, purtroppo non sono in grado. Oppure, purtroppo non posso. Purtroppo è una parola chiave qui. Esprime rammarico. È come dire, sfortunatamente le circostanze non me lo permettono. Poi c'è mi piacerebbe ma o vorrei ma. Queste sono ottime, perché mettono subito in chiaro le tue buone intenzioni. Mi piacerebbe aiutarti con il trasloco, ma quel giorno sono fuori città. Vedi, non stai dicendo non voglio, stai dicendo vorrei ma non posso. C'è anche una versione leggermente più formale. Temo di non poterlo fare. Questa ha un tono più delicato, quasi dispiaciuto. Temere qui significa che ti dispiace dover dare questa risposta. La usi più in contesti professionali o con persone che non conosci benissimo. Ora arriviamo a una situazione interessante. Cosa succede quando qualcuno ti chiede un favore e tu vorresti aiutare, ma hai bisogno anche tu di qualcosa? Ah, la negoziazione. Esatto. Ascoltiamo questo dialogo. Tom chiede a Sara di sostituirlo al lavoro. Tom dice: Sara, ho un problema enorme. Il matrimonio di mio cugino è stato spostato a domani e io ho il turno al lavoro. Potresti coprirmi? So che è all'ultimo minuto, ma sarebbe davvero importante per me. Vedi come fa la richiesta, spiega la situazione, riconosce che sta chiedendo molto, so che è all'ultimo minuto, e sottolinea quanto sia importante. Questo rende la richiesta più umana. Non è solo coprimi il turno, c'è un contesto. E Sara risponde: Tom, capisci che domani è complicato anche per me? Però ti dico una cosa. Io copro il tuo turno se tu copri il mio turno di venerdì. Così posso andare a quel concerto di cui ti ho parlato. Che ne dici? Perfetto, questa è negoziazione pura. La struttura è semplice. Io faccio X se tu fai Y. È un accordo condizionale. Entrambi ottenete qualcosa. E nota come Sara prepara il terreno. Prima dice: capisci che domani è complicato anche per me. Fa capire che non può semplicemente dire sì senza pensarci. Ma poi trova una soluzione che funziona per entrambi. Questa è l'arte della negoziazione in italiano. Non stai dicendo no, stai proponendo un'alternativa. Ci sono altre frasi utili per negoziare? Che ne dici se ci scambiamo? Questa suggerisce immediatamente uno scambio equo. Oppure saresti disposto a, seguito da una proposta. Saresti disposto a prestare la tua macchina se io ti presto la mia bicicletta questo weekend? Sì, anche se quell'esempio è un po' strano come scambio. Vero, ma rende l'idea. Puoi anche dire: posso farlo, ma potresti tu... Posso aiutarti a sistemare il giardino, ma potresti tu aiutarmi con il computer la settimana prossima? E c'è anche una versione più informale. E se io ti presto X e tu mi presti Y? Questa la usi davvero solo con amici stretti o familiari. Sì, non la diresti mai a un collega o a qualcuno che conosci poco. È troppo diretta, troppo transazionale. Con gli amici invece funziona perfettamente, è spontanea. Una cosa importante da ricordare sulla negoziazione: funziona quando c'è già un rapporto. Esatto, non puoi negoziare con uno sconosciuto che ti chiede indicazioni stradali. Ti dico dov'è la stazione se tu mi compri un caffè? No, non funziona così. Assolutamente no. La negoziazione richiede fiducia e un minimo di conoscenza reciproca. Serve anche un certo equilibrio. Quello che chiedi deve avere senso rispetto a quello che offri. Se qualcuno ti chiede di aiutarlo a traslocare un intero appartamento e tu proponi di coprirgli un turno di 2 ore, non è esattamente equo. Giusto, devi essere ragionevole. Bene, abbiamo visto come chiedere favori, come accettarli, come rifiutarli educatamente e come negoziare. Sono situazioni che vivete ogni giorno, in italiano come in qualsiasi lingua. La differenza è saperlo fare con le parole giuste, con il tono giusto. E ora tocca a voi. Vogliamo farvi una domanda. Quale favore ci chiedereste? Uno piccolo o magari uno grande? Pensateci. Potrebbe essere qualsiasi cosa. E scrivetelo nei commenti qui sotto, vogliamo proprio leggerli. Magari nei prossimi episodi useremo le vostre richieste come esempi. Sarebbe divertente. E se questo episodio vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Qui su Italian Pod trovate dialoghi quotidiani, conversazioni naturali, consigli pratici sull'italiano. Tutto pensato per aiutarvi ad ascoltare, capire e migliorare, senza stress. Continuate a praticare, continuate a migliorare.
E a presto da Italian Pod. Ciao a tutti!